Bentornati o benvenuti. È la seconda parte del video dedicato al Kit Explorer di Guitar Kit Fabric o Bottega Chitarra. Il sito che sapete ha varie lingue, in italiano si chiama Il Bottega Chitarra. Ho detto loro che Il Bottega Chitarra grammaticalmente non è esatto in italiano, ma vediamo se mi ascolteranno e lo chiameranno la bottega della chitarra. Comunque è una stupidaggine. Il sito ve lo lascio in descrizione, il link, e anche vi lascio il link del primo video dell'unboxing. Tagliamo corto. Ho fatto altri kit negli ultimi 2 anni e anche da Guitar Fabric ho avuto un paio di kit sempre su un modello Firebird della Gibson. Uno di essi mi è venuto molto bene ne sono contento ed è questo. Adesso non lo so se c'è il riflesso, comunque vedete, insomma, ho usato però una tecnica con colori ad acqua per dare appunto risalto anche alle venature, rosso nero. Ecco, poi ho provato anche un'altra tecnica che è quella del dipping o dello swirl. Questo è il mio primo kit che ho provato a fare con kit Harley Benton e ho immerso la chitarra nel colore e ne è uscita questa cosa un po' pazza, però insomma a me piace. Poi l'ho un po' modificato, adesso magari ci rimetterò le mani. Con quest'ultimo kit, se avete visto il primo video, sapete che è arrivato già completo di primer e pronto per la verniciatura. E con il primer non c'è molta scelta, sì, o si fa l'immersione come quello lì che vi ho fatto vedere, oppure si usa la bomboletta spray o comunque in ogni caso uno spray. E io pensavo di andare tranquillo con lo spray, ho detto sì, vabbè, è già pronto, faccio, schiaccio il bottone e vado. Nel primo video vi avevo fatto vedere come l'avrei voluta, un po' sunburst, partendo dal rosso, dal nero, arancio, insomma fare una cosa un po' bella, da figo, però non ho calcolato bene due cose. Primo, che siamo a fine novembre e ormai le giornate sono fredde, alla mattina io vado a lavorare presto e sono 3 gradi, 4 gradi, anche ieri erano 2 gradi e diciamo nelle ore centrali si sale a 13-14 gradi se c'è il sole e se invece non c'è il sole si sta sui 10-11, per cui usare le bombole diciamo non era proprio il massimo come andrebbero usate a una temperatura un po' più mite. Però va bene, ho risolto in questo caso usando, in ogni caso andando a usarle all'aperto e anche un po' al chiuso. Ho tappezzato un po' la cucina e ce l'ho fatta in qualche modo. Ecco, il colore, l'altra cosa che non ho considerato è che per fare un sunburst con le bombolette è un casino, cioè ho guardato dei tutorial su YouTube, sembra tutto facile, ma io sarà che sono forse un po' imbranato io, non lo so. Mi era anche riuscito abbastanza con 2 colori, con 3 colori cominciava già a essere un casino. Io volevo metterne 4, volevo fare il figo e ho fatto un disastro. Per cui andiamo a seguire questa genesi di questa chitarra, perché alla fine il risultato finale non ha niente a che vedere con il sunburst o con altre cose e a breve ve la faccio vedere, non voglio creare sempre questa aspettativa, però andiamo prima a vedere anche gli errori che ho fatto, perché ne ho fatti e si vedranno probabilmente, forse non si vedono così da lontano, ma se vai a guardare io so che ci sono almeno, ecco. E come anche ho risolto alla fine in qualche modo sono riuscito a trovare un modo per fare una chitarra personale
strana, e in ogni caso a me piace, a chi l'ho fatta già vedere piace, e vabbè, ma spero piaccia anche a voi, ma d'altra parte ognuno ha il proprio gusto, per cui è difficile accontentare tutti. Andiamo a seguire un po' questa cosa, e prima vi chiedo, se volete, di iscrivervi al mio canale se già non siete iscritti, perché mi aiutate tantissimo e mi aiutate a crescere e ad avere sempre più entusiasmo, e il canale cresce assieme con noi, con voi, con me, con egli, con Iddu. Scusate, sono scemo. E comunque, se volete, cliccate anche la campanella, che così ogni video nuovo venite avvisati. Ecco, poi se volete lo guardate, se no non lo guardate, cosa devo fare? E in più magari un like. Ecco, troppo lungo sono stato, dobbiamo tagliare un po' corto, dai. E dai, sono io, sono un chiacchierone, lo so. Va bene, partiamo, andiamo a vedere un po' questo percorso un po' tortuoso che ho dovuto affrontare. Ma io ho cambiato idea, ve la faccio vedere subito, così mi tolgo il pensiero e così anche la vostra curiosità viene soddisfatta. Volevo una cosa tipo questa, poi vabbè, adesso seguiremo, però alla fine ho fatto una cosa così. Spero vi piaccia, a me piace. Non lo so, sono quelle cose che arrivano da sole. Anzi, aspettate un attimo. Eccola qua, con il suo manico, ovviamente. Per cui, sì, mi sembra che sia comunque una chitarra fuori dal comune, ecco, questo sicuramente. Come ci sono arrivato a questa cosa? È una lunga storia. Ecco, ho voluto fare il bravo, ho fatto le prove su un pezzo di legno che mi ha dato Bottega Chitarra, e ho dato appunto nero, rosso, l'arancio e il giallo, e il risultato lo vedete, non è male. Ecco, ho dato poi pieno di entusiasmo, carteggiato con carta da 800 e il primer per renderlo liscio, ho messo le bottiglie, le lattine in acqua tiepida, perché dicono che così il colore è più fluido. Ho cominciato con il retro, perché il retro è quello, insomma, che subisce i primi esperimenti, dando il nero, il rosso e l'arancio. Non ho dato il giallo, perché poi alla fine il risultato ottenuto non mi dispiaceva. Eccolo qua. E comunque l'ho già modificato, è molto più stretto adesso, cercando sempre di migliorare, e in più dando il nero un po' di qualche spruzzo, qualche particella è passata davanti, per cui ho dovuto ricarteggiare il davanti e provare a dare arancio, rosso, fare delle prove. Ecco, un'altra cosa da non fare mai è tenere con una mano la chitarra e con l'altra fare il primo cornicione di samba. È un casino, sbagliate di sicuro, infatti avete visto che ho dato delle spruzzate proprio assurde. Per rimediare ho provato a fare una cornice e tenendo il nero separato e dando il rosso. Dopo avrei fatto un'altra cornice per l'arancio e il giallo. E anche qua il risultato era abbastanza buono, nel senso che se avessi dato solo due colori poi avrei potuto anche accontentarmi, perché insomma non era malvagia la cosa. Avrei, ecco, magari con la vernice poi sarebbe stato anche più bello, lo vedete. E io sto guardando il video sul cellulare, per se mi vedete cambiare. Ecco, per cui ecco, provo anche qui a carteggiarlo. Era già carina. Fatto sta che finché avevo la vernice ancora fresca mi è caduta una lattina proprio in quest'angolo qua, ha fatto un disastro. Per cui altra carteggiata, rifatto tutto. Rifacendo tutto ho messo male la maschera, per cui poi il rosso è uscito fuori, è fatto un disastro. Poi ho provato a dare di nuovo l'arancio, ho riprovato, non racconto balle, 4-5 volte ho riprovato a fare questi 3 o 4 sunburst
mai una volta che potessi dire finalmente quello che volevo, assolutamente, assolutamente, finché alla fine mi sono veramente stufato, ho dato una strisciata a tutto, è venuto fuori un disastro, ho detto adesso mi prendo un giorno di pausa e mi rilasso. E allora adesso taglio corto, da cosa è nata da tutto questo casino? Come ho fatto a fare uscire dalla mia mente questa chitarra, questa cosa che a me piace, non lo so, a me piace più del quadri Sambas che volevo fare. Ecco, adesso vi spiego anche questo. E quindi da dove mi è venuta l'idea di fare dai 3-4 colori Sunburst originali, da dove mi è venuta l'idea di fare questa cosa? Quindi stavo smaltendo la rabbia, rilassandomi, guardandomi un po' di TV e sono capitato sul canale YouTube di Adrian Fartade o Adrian Fartade, non so la pronuncia, se mi vede per caso me lo dica lui. Sì, il canale è Link for Universe e parla appunto dell'universo e dell'astronomia in generale. Lui è molto preparato, è molto simpatico, è una bella persona e lo seguo volentieri e vi consiglio, se vi interessa l'argomento, di seguirlo perché è molto valido. Lui parlava in questo video di come i dinosauri avrebbero visto l'asteroide che avrebbe decretato la loro estinzione. L'avrebbero visto arrivare come? Ecco, diceva che molti illustratori in tutto il mondo fanno l'errore di far vedere questo asteroide che si avvicina alla Terra infuocato, ardente, e senza tener conto che nello spazio nulla può bruciare perché non c'è ossigeno, per cui l'asteroide prenderebbe fuoco eventualmente entrando nella nostra atmosfera, per cui prima dell'atmosfera sarebbe senz'altro un bolide, ma per niente infuocato, insomma, addirittura freddo direi. Ecco, per cui bando alle ciance. Mi è venuta in mente questa cosa, ho detto la chitarra è già nera, l'universo è nero, e lo so che è sbagliato perché non c'è fuoco, però mi piace questa cosa. C'era anche nel suo video un'illustrazione di questa cosa, palla di fuoco che si avvicinava alla Terra ho deciso di farla come adesso andremo a vedere. Per cui mi sono molto divertito a farla e spero vi faccia piacere anche voi vedere com'è andata la cosa. Ecco, vedete, ho fatto una maschera di cartone, anzi di carta, ed è stato il mio primo errore perché poi la carta si solleva con lo spruzzo e rimangono degli aloni, quindi l'ho rifatta di cartone ed è venuta benino, dai, non mi posso lamentare. Ecco, poi ho fatto un'altra maschera più piccola per dare l'arancio e poi per fare il cuore della fiamma giallo un'altra maschera ancora più piccola ed è venuta questa fiamma un po' stilizzata. Poi ci ho fatto dei tizzoni ardenti intorno, però vedete che vicino al giallo c'è un altro taccone che non so come l'ho fatto. Mi è venuta in mente questa cosa dei pennelli vedendo anche un altro video, e spruzzando sulla vaschetta si crea una piccola pozzanghera di colore al quale si può attingere con il pennello e dare dei ritocchi. Io ho cominciato col rosso, vedete, insomma, poi con l'arancio, e anche qua ho provato a personalizzare dando dei tocchi, insomma, facendo in modo che la fiamma risultasse più viva e più, diciamo, focosa, e credo di essere riuscito in questa cosa perché tutti i riflessi dei vari colori alla fine rendono forse di più il movimento e la anche drammaticità del calore e della fiamma, insomma. Poi chiaro, adesso ho provato con il giallo, sempre
spruzzando dei colori, vedete, dentro un bicchiere di plastica, però bisogna fare attenzione perché i colori lo corrodono, è meglio avere un contenitore bello robusto, insomma. Ecco, anche lì ritocchi, finché la fiamma non prende una fisionomia da vera fiamma e non è più stilizzata. Alla fine l'ho fatta proprio fiammeggiante. L'idea originale era di farla stilizzata, alla fine mi sono fatto prendere dall'attacco d'arte e l'ho fatta stilizzata per niente, è una fiamma vera e propria. Poi mi sembrava un po' così, da sola, così in mezzo al nulla. Ho provato a farci delle stelle, un universo intorno con una stella che esplode in lontananza. Poi a forza di dipingere mi sono fatto prendere proprio dalla mania del pittore. Ed ecco qua la, la quasi finale. Ecco, questo è il finale. Vedete, la stella si è anche un po' screpolata. Questo è un particolare della fiamma che effettivamente mi ha fatto molto piacere, insomma, mi piace. Eh sì, la chitarra mi piace. Una volta finita, a mio parere, farà la sua bella figura e ovviamente il gusto è mio, magari voi ne avete un altro, ma ci sta, non è un problema. Ecco, prossimo video finirò di montarla e soprattutto la suonerò e vi farò sentire in lungo e in largo come suona anche questa chitarra, oltre a essere bella e anche farla suonare, insomma la faremo suonare al suo meglio. Va bene, il video finisce qua, spero vi siate divertiti a guardarlo e sarete con me anche nel prossimo. Va bene, alla prossima, ciao!